Un nuovo main sponsor in arrivo dal Medio Oriente per prendere il posto di Digital Bits sulla maglia dell'Inter e non solo. È la notizia che ovviamente in queste ore ha infiammato la discussione in casa Inter per due motivi. Il primo è che ovviamente un nuovo main sponsor vuol dire nuovi incassi, nuove risorse economiche che per le casse dell'Inter in questo momento soprattutto sono vitali, potremmo dire. Il secondo, come avrete potuto intuire, è che l'area geografica da cui proviene questo possibile sponsor ha inevitabilmente scatenato poi una serie di speculazioni attorno a questa notizia, speculazioni che vanno in quella direzione di questo presunto possibile passaggio di proprietà di cui si parla tantissimo da 2 anni a questa parte, senza però al momento riscontri ufficiali. E allora, amiche ed amici passioni interisti, ben ritrovati in questo nuovo episodio di oggi in cui facciamo un bel punto della situazione completo su questa notizia e su altre notizie ad essa collegate. Vi chiedo innanzitutto di mettere un bel mi piace al contenuto di oggi, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi anche al canale così non vi perdete neanche uno dei nostri prossimi approfondimenti. In questo caso parliamo del tema sponsor di una notizia che viene lanciata da Gazzetta.it, il sito della Gazzetta dello Sport, a firma del giornalista Andrea Ramazzotti, per me un giornalista autorevole e quindi che va ascoltato in maniera particolare, soprattutto quando esce con queste notizie che vi condivido dal sito della Gazzetta, dove viene scritto l'Inter, per l'Inter il nuovo main sponsor arriva dal Medio Oriente, sarà un marchio del mondo del turismo. All'interno della notizia si aggiunge poi che l'obiettivo è siglare la nuova partnership per l'inizio della prossima stagione, grande interesse in Arabia Saudita che con Visit Saudi si è legata a Messi, sarà addio a Digital Bits, ancora inadempiente ma per ora sempre al suo posto, quindi l'area corporate sta lavorando a questo obiettivo di arrivare ad avere un accordo con il nuovo main sponsor per l'avvio della prossima stagione, ma magari chi lo sa, nel caso in cui l'Inter dovesse riuscire a superare il turno in Champions, quindi andare avanti in questa competizione che dà tanta visibilità, magari lo sponsor potrebbe essere invogliato ad intervenire prima. Si sottolinea poi che non siamo ancora arrivati alla fumata bianca, ma ci sono discorsi a buon punto con un marchio del mondo del turismo che viene dal Medio Oriente, tra Emirati e l'Arabia Saudita. In particolare in Arabia gli investimenti nel mondo del calcio sono notevoli, come testimoniato dall'ingaggio di CR7 e tutto il resto. Il brand Inter è molto riconoscibile anche a quelle latitudini, le possibilità di arrivare alla fumata bianca ci sono. Per il club del presidente Zhang sarebbe importante iniziare il 2023-2024 con un nuovo sponsor anche e soprattutto per il bilancio. Questa è la notizia di Gazzetta.it. Perché c'è questa pressione, perché c'è questa necessità impellente di avere un accordo con un nuovo sponsor? Perché l'attuale main sponsor dell'Inter, Digital Bits, quello che vediamo sulla parte frontale della maglia dell'Inter di questa stagione, aveva siglato un accordo da 85 milioni di euro per 3 anni. Da quello che risulta però, come aveva annunciato anche a fine 2022 l'amministratore delegato dell'Inter Antonello, non è stata versata nemmeno una delle rate della sponsorizzazione di quest'anno, quindi vengono a mancare di fatto nell'immediato, già da questa stagione, 28 milioni di euro all'anno, oltre ad 1,6 milioni di euro di bonus che non sono stati pagati della scorsa stagione. Quindi un ammanco, potremmo dire, delle risorse mancanti da un momento all'altro in questo bilancio, decisamente rilevanti, decisamente pesanti, considerando soprattutto la situazione non semplice dell'Inter. Per cui si profila l'arrivo di un nuovo main sponsor, secondo queste notizie della Gazzetta, dal settore turistico, dal Medio Oriente. Qualcuno su Twitter nelle scorse ore si è poi divertito ad ipotizzare che potesse trattarsi della Cruise Saudi, una compagnia di crociere che poi è legata al famosissimo ormai fondo PIF, il fondo diciamo dell'Arabia Saudita, un fondo che da tempo viene accostato da qualcuno all'Inter, nonostante poi le smentite che erano arrivate su questo tema. Questa ipotesi di Cruise Saudi come nuovo sponsor dell'Inter ha fatto il giro ovviamente subito dei social, qualche account arabo ha riportato la cosa scrivendo chiaramente che in Italia sostengono che possa essere Cruise Saudi il nuovo sponsor dell'Inter, e in Italia qualcun altro ha ulteriormente preso questa notizia dall'Arabia dicendo vedi che ne parlano anche in Arabia. Ecco, questo è un po' il giro che molto spesso fanno queste notizie. Si è generato anche in questo caso quindi tanto rumore social perché dietro ovviamente ci sarebbe poi la ricostruzione secondo la quale
lo sponsor è questo, quindi è di estrazione araba, perché poi il fondo arabo PIF è pronto ad acquistare l'Inter. Al momento però, come dicevo, non ci sono riscontri né su PIF né sul fatto che questo nuovo sponsor possa essere effettivamente Cruise Saudi, che è stato più un accostamento nato sui social e che strizzava l'occhio poi a questo tipo di ricostruzione. Vedremo poi quale sarà effettivamente il nuovo main sponsor dell'Inter, se si arriverà a questa fumata bianca che la Gazzetta, ripeto, sostiene in questo momento possa essere probabile. L'Inter sicuramente ne ha assolutamente bisogno, anche per motivi di immagine, aggiungo io, perché continuare a promuovere uno sponsor inadempiente non è ovviamente il massimo. Sembra credibile comunque che ci possa essere un nuovo partner da quella area geografica, anche qui secondo me per due motivi. Il primo è che, come sapevamo, il presidente Zhang comunque era in Arabia Saudita in occasione della Supercoppa italiana, ovviamente per seguire la squadra, ma anche perché erano in programma degli incontri, definiamoli istituzionali, proprio alla ricerca di nuovi partner, e questi incontri potrebbero quindi aver portato dei frutti importanti. Il secondo motivo è che comunque dall'Arabia Saudita, ma non solo, in generale comunque da quell'area del Medio Oriente, si sta vivendo una fase espansiva degli investimenti nel calcio, dal Newcastle acquistato dal fondo PIF all'affare Cristiano Ronaldo che menzionavamo poco fa, ma non solo. Nel club di Passione Inter nelle scorse ore ho condiviso due notizie molto pesanti, le condivido anche per chi ci sta seguendo in questo approfondimento. Dal Daily Mail, la prima: si parla di investitori del Qatar pronti a presentare un'offerta elevatissima per il Manchester United, sono convinti di poter acquistare il Manchester United e sono pronti a fornire al tecnico Erik ten Hag ancora delle sessioni di mercato di grandissimi investimenti, perché i qatarioti sarebbero convinti che il Manchester United debba essere, visto anche il suo blasone, il marchio, la principale società calcistica, il più grande club al mondo. Quindi anche il Manchester United entra nel mirino del Qatar pronto ad investire pesantemente. E la seconda notizia che sta circolando in queste ore, con la provenienza geografica comunque simile, è quella riportata dalla testata Politico, dove si parla di un piano segreto dell'Arabia Saudita per comprare il mondiale 2030, testuale. Praticamente Mohammed bin Salman, quindi diciamo l'Arabia Saudita, di fatto sarebbe pronta a pagare Grecia ed Egitto per la costruzione degli impianti che dovrebbero ospitare il mondiale 2030, e presentare poi un'offerta congiunta Grecia, Egitto e Arabia Saudita per ospitare il mondiale 2030, con l'Arabia Saudita che però si terrebbe il 75% delle partite. Quindi un altro piano ambizioso da svariati miliardi di dollari, che testimoniano come quest'area si stia affacciando in maniera sempre più pesante al calcio mondiale, con intenzioni veramente importanti. Quindi è un'area, lo abbiamo visto tra l'altro anche con l'ultimo mondiale, che vuole spendere molto nel calcio. Tornando però all'Inter e andando a chiudere, quindi rimanendo sul tema sponsor, l'Inter pochi giorni fa ha siglato anche un nuovo accordo importante con il partner LeoVegas.news, che già dal derby compare sulle maglie di allenamento e quelle di riscaldamento prepartita. È un accordo che, secondo indiscrezioni, porta 5 milioni di euro a stagione fino al 2025 nelle casse nerazzurre. Stessa cifra per la quale a dicembre si sono accordate l'Inter ed eBay, che è diventato nuovo sponsor di Manica. 5 milioni all'anno per 2 anni più opzione per il rinnovo. Quindi, chiudendo anche con il nuovo main sponsor, sopra i 20 milioni di euro all'anno, si andrebbe a completare la situazione più importante, e quindi si riporterebbe anche ossigeno fondamentale alle casse, fondamentale soprattutto in vista di un'estate in cui la prossima sarà necessario ancora una volta abbattere i costi della squadra, della gestione di questa Inter, per rientrare nei paletti imposti dal settlement agreement firmato con l'UEFA. Contestualmente si dovranno poi cambiare diversi giocatori in rosa, oltre a Skriniar già d'accordo con il PSG, rimane in bilico infatti De Vrij, che ha offerte dall'estero e potrebbe cambiare aria, c'è Dumfries in partenza, Andanovic, Gagliardini, D'Ambrosio, anche Correa verrà piazzato altrove. Vanno definite altre situazioni come Acerbi e Lukaku. Su Brozovic stesso ci sono poi delle voci di possibili offerte che potrebbero tentare l'Inter. Comunque
sarà un'estate quindi in cui bisognerà lavorare molto in ottica mercato. Di questo però parleremo in maniera più approfondita nella diretta delle 19:30, nei prossimi contenuti che pubblicheremo sui nostri canali, quindi vi invito ad iscrivervi subito se non l'avete ancora fatto al nostro canale per non perdervi neanche uno dei nostri approfondimenti. Vi aspetto poi su passioniter.club se volete sostenere il nostro progetto ed entrare a far parte della nostra splendida community dove approfondiamo ulteriormente questi temi. E a proposito di approfondimenti, vi lascio in descrizione il link per recuperare la nostra live speciale post derby con tanti grandi ospiti, Biapri, Giano, interista tedesco, Divix, il nostro collega giornalista Nunzio Corrasco e non solo. In descrizione per chi ci ascolta in podcast, per chi ci segue da YouTube, vi faccio cliccare qui per non perdervela.